Vi stavo aspettando. Allora, innanzitutto benvenuti nel mio nuovo antro. Lo so, probabilmente pensavate che non avessi fatto niente per il canale quest'anno, e invece non solo non ho fatto niente, ma ho anche speso un sacco di soldi in prospettiva di un futuro incerto. Go me! Primo proposito per il 2020, Chiara, sto parlando con te, tornare attiva su YouTube. Ma prima di pensare ai propositi per il 2020, vediamo quali sono stati gli achievement del 2019. Si comincia! Ovviamente era al contrario. Ho fatto il cosplay di Perla e ho ricevuto Io non ti mentirei mai. Cosa? Che coda di paglia, Google! Dicevo. Ho fatto il cosplay di Perla e ho ricevuto la benedizione del fandom. Chi mi segue su Instagram sicuramente lo saprà già perché l'ho spammato fino alla nausea, ma quest'anno ho fatto il cosplay di Perla in versione Mr. Greg, It's Over Isn't It, e ho scritto di aver ricevuto la benedizione del fandom perché su Tumblr ha ottenuto qualcosa tipo 5.000 note, che per me è tantissimo, ed è stato anche ricondiviso da qualche pagina Facebook e insomma mi sono sentita proprio validated. Non merito il tuo rispetto, fandom di Steven Universe, sono solo un'umile serva. Poi mi hanno regalato una Monster High. Alcune mie amiche per il compleanno mi hanno regalato questa Monster High. Aspettate. Ops. Cioè, quanto è figa. È la seconda che ho perché prima mi avevano regalato anche Schelita Calavera, però questa, cioè, ragazzi, ha la coda fatta di alghe. Cioè, serving fish tonight. Bellissima, l'amo. Dopodiché, ho festeggiato il mio compleanno al Nemix ed eravamo tutti emo. Ammettiamo, finalmente, che il 2019 è stato l'anno in cui sono tornati gli emo. I segnali ci sono, ragazzi. Arrendetevi. Quest'anno ho festeggiato il compleanno al Nemix, che è questo gaming pub di Milano con un sacco di stanze con videogiochi, cabinati, action figure e come qualsiasi nerd vorrebbe casa sua essenzialmente. E il tema della festa era Revival 2007, il che per me e tutti i miei amici più o meno significa emo weeaboo. Insomma, eravamo tutti bellissimi. E dopo la morte di Alessia, Giada è subentrata come mia coinquilina. Rip Alessia, ti penso sempre. Grazie ai footage che avevo accumulato nel 2018, sto continuando a portare avanti la sua memoria, fingendo che faccia delle live o scriva cose su internet, però è soltanto un modo per non sentire la sua mancanza. Ma morto un coinquilino se ne fa un altro e quindi quest'anno è subentrata Giada. Chissà di quale morte orribile perirà lei. Quale terribile morte accidentale. Quindi insomma vi capiterà spesso di vederla nelle mie storie. Non spaventatevi, non andiamo a letto insieme, ma siamo ancora in tempo per rimediare. Maria, non ascoltarmi, sto delirando! Per l'appunto, sono andata a fare brunch con Gianluca e Maria. Anche quest'anno Gianluca e Maria sono venuti un paio di volte a trovarmi a Milano e ovviamente non potevano mancare nei miei ricordi felici. L'ho perso. Ho comprato il vestito dei miei sogni. Oh. Sono povera ma felice. Ho finalmente trovato il coraggio e i soldi per potermi permettere questo vestito della Dollskill che bramavo da una vita. Cioè, la sticaccia olografica con questo alieno fashion che sfoggia una nuance di rossetto perfetta. Nozione importante nel caso in cui dovessi morire: seppellitemi con quel vestito addosso.
Grazie. Poi mi sono iscritta a un corso di voguing. Quest'anno, spronata dal mio amico Teo che stava scrivendo una tesi su questo stile di danza, ho cominciato un corso di voguing. Per chi non sapesse che cos'è, vado a leggermi la definizione di Wikipedia perché non voglio fare gaff. Il voguing è uno stile di danza contemporanea nato nei locali gay frequentati da latinoamericani ed afroamericani già dai primi anni 60, in cui veniva originariamente chiamato presentazione e più tardi performance. Con gli anni, questa danza si è evoluta nello stile più intricato e illusorio chiamato Vogue. E così gli omosessuali sono riusciti a farmi tornare a fare attività fisica dopo non so quanti anni di impoverimento. Grazie a Dio per i gay. Next! È uscito The Umbrella Academy! Ennesima conferma che questo è stato l'anno del ritorno dell'ondata emo. È uscita la serie Netflix tratta da un fumetto di Gerard Way, cantante dei My Chemical Romance. All'epoca avevo già comprato e letto il fumetto, ma forse è uno dei pochi casi in cui la serie mi è piaciuta anche di più del fumetto. È su Netflix, quindi se non l'avete vista e vi piacciono le serie di supereroi e famiglie disfunzionali, vi consiglio di guardarla. Poi, mi è stato conferito un riconoscimento in quanto uno dei fan più attivi di BioWare. Era ora? Però scherzi a parte, ci sputo sulla medaglia se non fate uscire Dragon Age 4! Positività. Ah, questo è il bigliettino del Toto Drag. Dato che ho visto diverse drag dal vivo quest'anno, le ho riassunte tutte in un unico bigliettino. E sono Laila McQueen, che si è conquistata il mio amore con il suo lip sync di Welcome to the Black Parade. Ondata emo. Kimora Black, Blair St. Clair, Cameron Michaels, Detox, Miss Benji, Alaska Fottituono 5000 e Sharon Needles. Poi sono riuscita a pubblicare un video! Yes! 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 Ma avrete notato che non sono stata esattamente attiva sul canale, però, in compenso, sono molto contenta di come è andato l'unico video che ho pubblicato quest'anno, oltre al Positivity Jar dell'anno scorso. Solitamente quando carico un video mi faccio una certa aspettativa di come potrebbe andare e mi pongo un traguardo, più o meno. Il traguardo che speravo di raggiungere con il doppiaggio di Spinel era 30.000 visualizzazioni. Il numero attuale di visualizzazioni del video di Spinel è 850.000. Non so neanche io cosa sia successo esattamente. A un certo punto hanno iniziato ad arrivarmi commenti in spagnolo, portoghese, russo, coreano. Commenti che mi hanno rivelato che in realtà non sono italiana, ma la lingua che parlo io è spagnolo, a quanto pare. Avrei dovuto saperlo. Duh. Comunque, davvero vi ringrazio tantissimo per la reazione positiva che avete avuto nei confronti di quel video. Non facevo fan dub da una vita e soprattutto non mi divertivo così tanto a doppiare qualcosa da una vita. Quindi, arigatou gozaimasu. Ho preso la collector di Catherine Full Body. Mi sono regalata l'edizione premium di Catherine Full Body e ovviamente l'ho rigiocato tutto facendo la route di Rin. E non mi è piaciuta così tanto in realtà. Cioè, purtroppo avevo già lo spoiler di cos'è Rin e proprio in vista di quello forse mi aspettavo un pochino di più. Cioè, ovviamente mi ci sono fiondata perché ho detto oh mio Dio, devo assolutamente farla. Avrei preferito che avesse un carattere diverso e non questo classico cliché della ragazzina tutta angelicata e remissiva che piace tanto ai giapponesi. Cioè, Erika è ancora al 200% la best girl. Poi sono stata al concerto dei Muse, tra parentesi, grazie a Ello Sweetie. Ello Sweetie, che è un ragazzo che ha sempre seguito sia me che la Azza che gli Orion, ci ha invitato ad andare a vedere i Muse perché aveva dei biglietti in più. E quindi io e la Azza siamo andate e ci siamo godute questo concerto bellissimo. Thank you!
Per fortuna lui è un fan super simpatico e per niente cringe, quindi è anche piacevole uscirci insieme. No, tranquilli, fan cringe, voglio bene anche a voi. No! Ho visto Rebecca Sugar a Lucca Comics. So che mi ripeto, ma anche quest'anno, per l'ennesima volta, non volevo andare a Lucca Comics. Ma poi Rebecca Sugar! Cioè, e io avevo appena fatto il cosplay di Perla! Quindi ovviamente mi sono organizzata in fretta e furia ed è l'unica cosa che ho fatto a Lucca praticamente. Tutto il tempo, tutto full immersion Steven Universe. Già di per sé partecipare a un raduno in fiera di Steven Universe è bellissimo perché emana proprio positive vibes. C'è tutta questa gente in cosplay con l'ukulele che suona e canta le canzoni. Ho avuto anche modo di incontrare dal vivo Steven's Bubble e 151 Egg, che saluto. Ciao! E vedere Rebecca dal vivo è stato proprio rinfrescante, è esattamente come te l'aspetti, tenera, genuina. Ha fatto questo panel in cui ha parlato un po' del dietro le quinte del film, ha suonato e cantato delle canzoni dal vivo e il giorno dopo abbiamo visto tutti quanti il film proiettato al cinema. Poi ho visto lo spettacolo di Non è successo niente. Non è successo niente è una delle mie pagine italiane preferite su Facebook ed è questo ragazzo che scrive spezzoni, non saprei neanche come definirli, sono degli estratti, riflessioni, dialoghi, a volte monologhi. Sono un sacco divertenti, infarciti di citazioni e cultura pop, ma anche estremamente pungenti. Ne avevo pubblicato uno nelle storie di Instagram qualche tempo fa e quest'anno questo ragazzo ha pubblicato un libro. Per sponsorizzare il libro ha fatto un po' il giro d'Italia, accompagnato da un paio di attori che mettevano in scena questi suoi testi. Se non lo conoscete basta cercare su Facebook Non è successo niente, ma preparatevi a dover leggere tanto. Sapete tutti leggere, no? Poi, ho partecipato al Gay Pride. Penso che metterò giusto qualche foto in ricordo della giornata e invito tutti quanti, se ne avete la possibilità, a partecipare al Pride. Non solo perché è un bellissimo modo per passare una giornata, ma perché penso che sia ancora importante. Prossimo! Ho provato Oblivion per la prima volta! Quando quest'anno sono stata a Gardaland con i miei amici, per la prima volta ho provato il buco nero, cioè quella montagna russa che letteralmente ti fa piombare giù. Mi cacavo sotto prima di farla, dopo invece l'avrei rifatta altre 2 volte, dai. Non esageriamo. Allora, ho iniziato una nuova campagna di Dungeons and Dragons. Storytime. Quando mi sono iscritta al corso di voguing, ho fatto amicizia con uno dei ragazzi che abita a pochi passi da casa mia. Questo ragazzo, tra l'altro mi ha appena mandato un vocale. Aspettate. Hello. So che è tardissimo, tipo, per dirti una cosa del genere. Scusate, torno subito. Ok. Dicevo, questo ragazzo è molto poliedrico e parlando con lui ho scoperto che non solo faceva 1000 stili di danza diversi, eccetera, eccetera, ma è anche un nerd senza speranze. E lui e il suo gruppo cercavano nuovi giocatori per la loro campagna di D&D. Quindi mi sono inserita, inscivolata, all'interno della loro campagna. Conclusa quella che era già addirittura d'arrivo, ne abbiamo cominciata un'altra. Ora ditemi voi se è mai possibile che io per tutta la vita ho quasi sempre bene o male bazzicato compagnie di nerd, ma per trovare un gruppo con cui giocare a D&D dovevo iscrivermi a voguing. Simo mi ha regalato mio marito. Simone è questa ragazza che ho conosciuto all'Etna Comics qualche anno fa e lavora il Fimo.
Già la prima volta che l'ho incontrata mi aveva portato una collanina di Garrus, bellissima. E quest'anno mi ha spedito un pacchetto con dentro una scultura di Antilio. Così posso finalmente possederlo. È stata troppo carina, guardate com'è fatta bene poi. Cioè non sembra neanche fatta a mano. Fantastica. Grazie mille Simo. E trovate la sua pagina su Instagram, il nome è questo qui. Per concludere, i My Chemical Romance sono tornati. Non lo so, devo davvero aggiungere altro? Davvero? Quale modo migliore per concludere il 2019? Grazie per aver guardato fin qui. Come vi anticipavo a inizio video, uno dei propositi per quest'anno nuovo è quello di tornare più attiva online. So che avete perso un po' di fiducia nelle mie promesse dopo le ultime 24 volte che l'ho detto, ma vi dimostrerò la mia buona fede a cominciare da stasera. Stasera vorrei fare una live di prova su Twitch. Non sarà una vera e propria live, ma più che altro un modo per me per testare se tutto funziona e sono effettivamente pronta a partire. Se però qualcuno di voi vuole venire a farmi compagnia, fare 4 chiacchiere e aiutarmi a capire se il microfono funziona, i livelli sono giusti, il video funziona, non va a scatti, eccetera, eccetera, mi fareste un grande piacere. Quindi, ormai l'ho detto e sono costretta a farlo, ci vediamo stasera alle 9:30 su Twitch. Il link è in descrizione e ovviamente metterò una storia su Instagram poco prima di partire. Grazie ancora e ci vediamo tra qualche ora. 2, 3, 4. When I was a young boy, my father took me into the city to see a marching band.